Cari amici, cari clienti, oggi affrontiamo una tematica a noi molto cara, che è quella delle varie tipologie di bicchieri dove degustare i nostri vini preferiti. Noi siamo particolarmente attaccati a questo concetto perché il bicchiere è importantissimo, è fondamentale per permetterci di fare una grande bevuta. Quindi è vero, sì, ci servono dei vini top, però il bicchiere è importantissimo. A volte vediamo video di persone che bevono vini che potrebbero essere anche molto molto buoni, bevuti in posaceneri, e è veramente mortificante. Qui abbiamo preparato alcuni tra i migliori bicchieri del mondo. Sono tutti bicchieri di fascia premium, quindi bicchieri soffiati a bocca che fanno della leggerezza e della sottigliezza le loro peculiarità. Sono tutti bicchieri che al consumatore finale costano dai 35 ai 50 euro, quindi sono bicchieri importanti. Sono bicchieri da lavare assolutamente con un sistema osmosi, quindi con una lavastoviglie apposita che ha un'acqua molto pura e dei detersivi e dei brillantanti appositi. Praticamente togli il bicchiere dal lavaggio e lo appoggi al bicchiere perfetto, senza mai toccarlo con un panno, con uno straccio, altrimenti si romperebbero e odorerebbero del panno o della carta con cui li abbiamo asciugati. Invece i bicchieri devono essere inodore, naturalmente. Iniziamo con una cosa interessante che può essere il peso di questi calici e le tipologie. Come bicchiere di riferimento usiamo un bicchiere buono, non soffiato, bicchiere che noi usiamo per il nostro wine bar, quindi un bicchiere della Stolze, un bicchiere già molto molto decoroso, piuttosto sottile e non soffiato a bocca, ma un bicchiere stampato. Questo lo usiamo come campione per capire la differenza degli altri rispetto a questo. Allora, i due Sophenwald nel formato Burgundy e nel formato più universale, lo Zalto, quindi grande classico, formato Universal, Gabriel Glass nell'unico formato disponibile e i due bicchieri di Mark Thomas. Facciamo una prova di peso per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, questo è un bicchiere della Stolze, dicevamo, stampato, già molto valido. Qui siamo a 156 grammi. Iniziamo le pesature con Sophenwald. Nel formato più grande, quindi nel Burgundy, siamo a 120 grammi. Nel formato più piccolo siamo a 94 grammi. Qui il grande classico, lo Zalto universale. Siamo a 121 grammi. 120. Gabriel Glass, siamo a 84 grammi, quindi qui ci distacchiamo un po', 85. Mark Thomas, formato grande, siamo a 92 grammi, bel bicchiere. E Mark Thomas nel formato più universale, più piccolo, siamo a 93 grammi, quindi equivalente, 94, 93. Quindi, come dicevamo, tutti i bicchieri lavati con una macchina ad osmosi, dove si va a notare una bellissima trasparenza e una grande sottigliezza del bordo.
Tra tutti questi, nella sottigliezza sicuramente vince questo di Gabriel Glass, che come avete visto anche dal peso è realmente finissimo nella parte superiore, anche il gambo molto sottile. Forse in questa prova che faremo oggi, dove useremo una grande bottiglia di Gianfranco Soldera Brunello di Montalcino riserva 2002, forse queste forme un po' più strette, un po' più affusolate, un po' più tecniche saranno le più penalizzate, anche se questo non vuol dire che siano calici eccezionali. Abbiamo analizzato quindi le varie differenze di peso. Avete visto che anche già rispetto a un bel calice come questo Stolze si va ad avere una diminuzione del peso, che quindi si tramuta in sottigliezza, del 30-40%, e vi assicuro che questo già rispetto a dei calici che usano in ristorazione è già un signor calice. Quindi io direi di andare a servire il vino ed iniziare a assaggiarli. Allora, iniziamo un po' con un'analisi olfattiva di questi bicchieri, quindi di questo vino per la degustazione. Iniziamo con Mark Thomas, in entrambi i formati, bicchiere sicuramente molto equilibrato, molto bilanciato, molto leggero. Nel formato grande sicuramente una spinta aromatica superiore, i profumi sono sicuramente amplificati. Gabriel Glass, lo Zalto classico, e adesso rimangono i due Sophenwald nel formato universale, forse più adatta ai vini bianchi, e nel formato Burgundy. Sì, ecco, iniziando subito da questi due si sente innanzitutto una grande differenza dei profumi. Mentre nel formato grande Burgundy sono più morbidi, più ampi, nel formato più stretto si ha una concentrazione molto più acuta, molto più potente di quelli che sono le tipicità e i profumi di questo vino. Lo Zalto si va a mettere nel centro tra questi due, quindi un naso piuttosto bilanciato, un'esplosione aromatica giusta. Forse non è il formato di Zalto più adatto a un Brunello così vecchio. Anche qui sul Gabriel Glass sicuramente abbiamo un formato di bicchiere un po' troppo chiuso per questo vino. E qui sui Mark Thomas facciamo un po' lo stesso discorso del Sophenwald, quindi bel bicchiere che nel formato più grande risulta, almeno adesso alla degustazione olfattiva, più adatto a un Brunello così vecchio. Iniziamo a assaggiarli. Anche qui si rispecchia la sensazione dell'olfatto, quindi una bocca più ampia nel formato grande, una bocca più diretta, più verticale, forse che riscopre più una vena acida anche in un vino così vecchio, nel formato più piccolo. Sì, questa verticalità in bocca rimane su entrambi i tre dal design simile, anche se il Gabriel Glass si distingue per questa sensazione di
assoluta sottigliezza in bocca, ancora più degli altri, evidenziata poi dal peso veramente piuma. Ecco, questo è il suo bicchiere. Questo, il Sophenwald grande, è sicuramente il bicchiere per questo vino. Lo rende più bello, più ampio, assolutamente più eccezionale di quanto lo è già. Mentre gli altri sono dei bicchieri, a parte il Mark Thomas, facciamo così, invertiamo, nel formato grande, molto adatto anche questo, però bicchieri che puntano molto più a secondare vini più freschi, più profumati, molto più giovani anche. Quindi sicuramente questi due, il Mark Thomas nel formato più grande e anche il Sophenwald nel formato grande, sono i due calici che più si addicono a un Brunello così importante di quasi 20 anni di età. Per concludere, calici straordinari di fascia premium, quindi tra i migliori bicchieri del mondo, un vino altrettanto straordinario. Diciamo che i due grandi sono i più indicati, mentre gli altri ci riserveremo prossimamente di fare un assaggio con un tipo diverso di vino, magari con un rosso di Beaujolais, con Fleury o Morgon, o con un bianco di Borgogna, o perché no con una bolla, per capire appunto le varie sfaccettature, seppur minime, che però ci sono tra questi 4 capolavori restanti. A presto!